Ciao e bentornati sul mio canale, dove parlo di elettronica, fai da te in generale e idee per rendere domotica la nostra casa. Nel video di oggi vi mostro il mio ultimo progetto di domotica, un impianto di allarme smart, quindi connesso al nostro telefono e ad Alexa. L'allarme che sto facendo può avere vari sensori di apertura per porte e finestre e oggi costruiremo uno di questi. Usando l'app si può attivare e disattivare l'allarme con un codice e ovviamente se l'allarme scatta riceviamo una notifica sul telefono. Qui sopra il sensore per la porta ci sono anche questi LED che possono essere programmati per segnalare varie cose, sia lo stato dell'allarme, quindi se è attivo o se qualcosa lo ha fatto scattare, che anche altre notifiche dalla nostra casa smart. Il fatto di avere sopra dei LED come questi che segnalano altre cose secondo me è molto comodo, ma è una cosa che non ho mai visto sugli altri prodotti smart. Ma ora iniziamo! I due componenti principali che ci servono per questo progetto sono una scheda ESP32 o ESP8266 e un contatto magnetico. Il contatto magnetico funziona come un interruttore, che quando si avvicina a un magnete chiude il circuito. Per questo progetto il magnete sarà messo sulla porta e il sensore sulla parete, per rilevare quando la porta viene aperta. La scheda ESP32 o ESP8266 è simile a un Arduino, ma ha un chip molto più potente e la connessione Wi-Fi. Per questo ho usato questo genere di schede per vari progetti in passato. Inizialmente pensavo di usare un ESP8266, ma quello che avevo ha qualcosa di rotto e quando l'ho collegato al computer non veniva riconosciuto. Quindi ho usato un ESP32, ma anche l'ESP8266 dovrebbe andare bene. Per far funzionare il nostro allarme useremo Home Assistant con ESP Home. Home Assistant è un sistema di domotica che permette di collegare insieme tutti i nostri dispositivi smart e controllarli da un'unica interfaccia. ESP Home è un componente aggiuntivo che permette di connettere l'ESP32 ad Home Assistant. Inoltre per gestire il sistema d'allarme userò un'altra integrazione di Home Assistant che dopo vedremo. Per caricare il programma sull'ESP32 l'ho collegato al computer con un cavo USB. Su ESP Home ho creato un nuovo dispositivo e ho incollato il codice che trovate in descrizione e ho inserito nome e password della mia rete Wi-Fi. Poi ho caricato il programma di ESP Home sulla scheda. Comunque in descrizione vi lascio la guida scritta con il codice e tutte le informazioni per configurare Home Assistant. Ora che abbiamo caricato il programma possiamo collegare il contatto magnetico all'ESP32. Ho saldato il sensore magnetico su un pezzo di millefori. Poi con due fili ho collegato il contatto magnetico tra la 3,3 volt dell'ESP32 e il pin 23. Ora ho attaccato l'alimentazione all'ESP32 e su Home Assistant vedo che la porta è chiusa o aperta quando avvicino o allontano il magnete dal sensore. In teoria il sensore per l'allarme funziona e andrebbe già bene così, ma ho deciso di mettere sul sensore dei LED. Forse avere dei LED su un sensore dell'allarme può sembrare un po' strano, ma in realtà secondo me è molto comodo. Infatti questi LED si possono programmare per segnalare lo stato dell'allarme e di altri dispositivi domotici. Quindi ad esempio mentre usciamo dalla porta possiamo vedere subito se abbiamo dimenticato una luce accesa in casa, perché avremo un LED che lo segnala. I LED che userò per aggiungere questa funzione sono dei LED RGB individualmente indirizzabili. Queste strisce LED non hanno i normali LED RGB, perché si può controllare il colore di ogni LED singolarmente usando un Arduino o una scheda simile. Per controllare questi LED inoltre basta solo un filo per i dati. Per questo progetto ho tagliato un pezzo di 4 LED.
Ho saldato 3 fili alla striscia LED, 2 per l'alimentazione e 1 all'ingresso dei dati, che è segnato dalla freccia. Ho collegato l'alimentazione della striscia LED a 5 volte ground dell'ESP32 e i dati al pin 22. Ora quindi da Home Assistant posso anche accendere e spegnere ciascuno dei LED e posso anche cambiare il colore. Dopo vedremo anche come collegare questi LED a delle automazioni. Ora quindi il circuito è finito, ma ancora manca una scatola in cui metterlo. Quindi ho disegnato e stampato in 3D una scatolina con il suo coperchio. Per diffondere la luce dei LED userò del plexiglass opaco, quindi ne ho tagliato un pezzo e l'ho incollato sotto al foro nel coperchio della scatola. Sotto ho messo il pezzo di striscia LED. Poi ho messo l'ESP32 nella scatola, con la porta USB allineata con il foro. Ho incollato il contatto magnetico vicino alla parete della scatola, in modo che il magnete riuscisse ad attivarlo. Ho chiuso la scatola con 4 viti e abbiamo finito. Per alimentare il sensore ho usato un alimentatore USB. Sia il sensore di apertura della porta che i LED funzionano bene, quindi possiamo mettere il sensore sulla porta. Il sensore sarà montato sulla parete a fianco della porta. Per montarlo ho usato un pezzo di biadesivo. Poi ho collegato il sensore a una presa vicina con questo alimentatore USB. Con un altro pezzo di biadesivo ho fissato il magnete sulla porta, in modo che quando la porta è chiusa il sensore rilevi il magnete. E quindi il sensore funziona, perché sull'app di Home Assistant vedo se la porta è aperta o chiusa. Ora dobbiamo trasformare il sensore in un vero e proprio allarme. Per farlo userò l'integrazione Alarmo di Home Assistant. Questa integrazione permette di creare un vero e proprio impianto d'allarme con i vari sensori che sono connessi ad Home Assistant. Nella pagina delle impostazioni possiamo scegliere quali sensori includere nell'allarme. In questo caso ho scelto quello che abbiamo appena costruito. Poi si può impostare il codice per attivare e disattivare l'allarme dall'app di Home Assistant. Si possono anche programmare diverse azioni da eseguire con i vari stati dell'allarme. Ad esempio io ho impostato che quando l'allarme scatta mi manda una notifica con il nome del sensore che ha fatto scattare l'allarme. Inoltre si può anche usare Alexa per segnalare che l'allarme è scattato, o volendo si può connettere una sirena. L'allarme è stato innescato. Causa: sensore porta è aperto. Per quello che l'ho provata, questa integrazione è fatta davvero bene ed è anche molto semplice da utilizzare. Invece per controllare i LED che ho messo sul sensore si possono usare delle automazioni. Ad esempio ho scelto che i primi 2 LED indicano lo stato dell'allarme con vari colori. Il terzo LED si accende quando c'è almeno una luce accesa in casa, così quando esco vedo subito che ho dimenticato delle luci accese. Per il quarto LED non so ancora quale automazione creare e quindi lo chiedo a voi. Per cosa potrebbe essere utile l'ultimo LED? Scrivetelo nei commenti. Ora che abbiamo configurato tutto bisogna solo vedere se l'allarme funziona bene. Inserisco il codice e attivo l'allarme e parte un timer di 10 secondi che mi permette di uscire. Durante questo tempo i LED lampeggiano di giallo. Quando l'allarme è attivato i LED diventano verdi. Se apro la porta e non lo disattivo, l'allarme scatta e mi arriva la notifica sul telefono. In questo caso i LED diventano rossi. Quando disattivo l'allarme con il codice, i LED diventano blu. E quindi questo è il mio impianto di allarme smart e come vi ho detto prima si possono collegare con Home Assistant anche tanti sensori diversi. Intanto anche questo video finisce qui e io vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Il prossimo progetto sarà una cosa veramente interessante, quindi per non perdervelo iscrivetevi al canale. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.